Scott Young è un uomo straordinario. Parla diverse lingue, ha imparato il corso di informatica al MIT da zero in un anno e molto altro ancora. Oggi esploreremo il suo sistema per imparare nuovi argomenti e abilità. Più velocemente di chiunque altro e come tu possa utilizzarlo per avanzare nei tuoi studi. Prima di iniziare a imparare, se volessi fare un'escursione attraverso l'America, ciò richiederebbe pianificazione. Dovresti sapere quale percorso intendi seguire. Se hai abbastanza cibo e avere piani di emergenza nel caso qualcosa andasse storto. Imparare una nuova materia è simile a un lungo viaggio, dobbiamo sapere quale percorso seguire molto prima di partire. Questo è il primo passo di Young, la preparazione o il preapprendimento. Qui facciamo delle ricerche e tracciamo una mappa di ciò che impareremo, l'ordine in cui lo faremo e come lo faremo. Se volessi imparare una lingua, dovresti chiederti quali sono le cose più vitali da imparare e qual è il modo più efficiente per farlo. Per le lingue, si tratta quasi sempre di come parlare la lingua e di parlare con le persone nella lingua rispettivamente. Per la matematica o l'ingegneria, si tratta quasi sempre di come risolvere i problemi su una vasta scala. Devi sapere quali argomenti forniscono conoscenze pregresse per altri argomenti. Se non conosci l'algebra delle scuole superiori, non ha senso imparare il calcolo al momento giusto. Ma c'è anche un pericolo qui. Se il preapprendimento può rendere il tuo progetto di studio più efficiente, può anche portare alla procrastinazione. Pianificare il corso di studio e fantasticare di essere già un esperto di fama mondiale è molto più divertente che iniziare effettivamente. Quindi imposta una data di scadenza ferma per quando terminerà il tuo preapprendimento. Questo garantirà che la ricerca ti prepari per il progetto senza darti l'opportunità di procrastinare l'inizio effettivo. Come ho discusso in precedenza, il modo in cui impari può fare tutta la differenza tra essere uno studente di successo in un periodo di tempo apparentemente impossibile e sprecare anni senza imparare nulla. Young ha tre principi principali dietro il suo approccio all'apprendimento: la concentrazione, la direzionalità e la pratica. Questi sono i pilastri su cui si basa l'intero progetto di apprendimento. Non smetterò mai di parlare di concentrazione perché non smetterà mai di essere importante. La differenza tra un apprendimento concentrato e un apprendimento non concentrato è come la differenza tra avere una visione perfetta e avere delle cataratte. Senza un apprendimento concentrato, tutto richiederà più tempo, sarà meno efficace e meno piacevole. In breve, la concentrazione si riduce a solo tre cose: eliminare le distrazioni esterne come il telefono, la televisione e tuo fratello minore. Eliminare le distrazioni interne come lo stress, l'ansia e il perfezionismo, allenare la concentrazione specificamente come abilità attraverso la meditazione, la costanza e la riflessione continua e il miglioramento. Questi elementi si combinano per rendere la tua concentrazione affilata come un raggio laser, e questo sarà fondamentale per il tuo progetto di apprendimento ultra. Questo è ancora più importante se stai inserendo questo progetto tra lavoro o altri studi. Devi assicurarti che il tuo tempo limitato sia utilizzato al massimo delle sue capacità. Successivamente, guardiamo alla direzionalità e affrontiamo un fatto scoraggiante sul cervello umano. Non siamo molto bravi a trasferire l'apprendimento da una situazione all'altra. Studenti molto brillanti in statistica spesso non hanno stime intuitive di probabilità migliori di coloro che non hanno mai fatto un corso di statistica. E non importa quanto Shakespeare tu abbia letto, se non hai mai recitato nei panni di Amleto, sarà un disastro totale. Per qualsiasi cosa impariamo, ci sono scenari specifici o un insieme di scenari che stiamo cercando di affrontare. Potremmo cercare di superare un esame o di conversare con un madrelingua, potremmo voler scrivere un saggio di ricerca veramente spettacolare o semplicemente sembrare intelligenti a cena sapendo molto su Napoleone. Qualunque sia la situazione verso cui è diretto il nostro apprendimento, dobbiamo indirizzare una grande parte del nostro tempo di studio alla pratica in quella situazione esatta o il più possibile un'approssimazione. Sicuramente, potresti prepararti per l'esame di storia solo rivisitando le schede didattiche, ma perché farlo quando scrivere un saggio a memoria eserciterà sia la tua conoscenza storica che la tua capacità di usarla in un contesto d'esame? Quindi, per qualsiasi cosa tu stia imparando, assicurati che le tue tecniche di studio non si allontanino troppo dal contesto in cui desideri utilizzare la tua nuova comprensione.
Se non lo fai, finirai per perdere molto tempo e non ti avvicinerai ai tuoi obiettivi comunque. Infine, dobbiamo parlare della pratica. Qui identifichiamo per la prima volta una debolezza durante la nostra pratica. Forse il nostro vocabolario ci sta deludendo durante le conversazioni nella nostra lingua bersaglio, o la nostra comprensione dei fondamenti di Python è così debole che sta influenzando attivamente i nostri progetti di codifica. Successivamente, isoliamo la debolezza e dedichiamo una pratica specifica a portarla allo stesso livello degli altri nostri studi. Imparare qualcosa di nuovo significa unire una varietà di diversi aspetti di un argomento verso un obiettivo particolare. Se c'è un aspetto in cui sei particolarmente debole, può formare un collo di bottiglia dove l'obiettivo non può essere raggiunto nonostante i punti di forza degli altri aspetti. Qui entra in gioco la pratica più isolata. Potresti passare alcune ore a esercitarti nella memorizzazione del vocabolario o a rivedere i fondamenti del tuo linguaggio di programmazione prima di tornare alla pratica diretta. Questo processo forma una sorta di ciclo in cui inizi con la pratica diretta, identifichi una debolezza, dedichi del tempo a correggerla con una pratica specifica e poi torni alla pratica diretta. Risciacqua e ripeti fino a quando non hai padroneggiato la tua abilità desiderata. Se utilizzi questa combinazione di concentrazione, direzionalità e pratica mirata, raggiungerai il tuo livello di competenza desiderato molto più velocemente. E se lo fai per ciascun sottoargomento della tua materia scelta, assicurerai che la tua competenza cresca solo verso il livello successivo. Ho avuto il privilegio di parlare con diverse persone che considero geniali. Ho incontrato un matematico che era in grado di dire solo guardando la maggior parte delle affermazioni matematiche se fossero dimostrabili o meno, e un musicista che poteva dire solo guardando una barra di spartito quale compositore avesse scritto il pezzo in questione. Queste persone erano brillanti non solo per il loro apprendimento, ma perché non avevano nemmeno bisogno di pensare attivamente alla loro area per fare scoperte brillanti e fare dichiarazioni audaci. Molte persone demonizzano l'intuizione come una raccolta di pregiudizi e bias, e a volte può essere così, ma è anche il totale delle nostre conoscenze e osservazioni sul mondo distillato in un sentimento. È la capacità di tagliare attraverso il rumore e fare una forte affermazione di fronte a così tante informazioni che nessuno potrebbe elaborare consapevolmente tutto questo. Questo è il livello che ci attende se utilizziamo il sistema di Scott-Young. Affineremo le nostre abilità a tal punto da poter pensare senza sforzo e in modo originale sui nostri argomenti scelti. Saremo in grado di innovare, sviluppare e potenzialmente ampliare i confini stessi del campo. Ma questa terra promessa giace dietro a molto lavoro duro, ma avrai la tua migliore possibilità di arrivarci utilizzando il sistema di Scott-Young. Iscriviti al mio canale per saperne di più su come pensare per migliorare la tua vita.